Cari Hollows, benvenuti e bentornati nella mia blind run di Monster Hunter Stories. Nello scorso episodio abbiamo sostenuto il rito del legame, in cui abbiamo incontrato il nostro primo Monstie, un Velocidron. Abbiamo ottenuto un compagno che possiamo vedere anche in questa schermata, Naviru, un feline abbastanza particolare e diverso dagli altri, e siamo andati alle colline di Pondri fino a raggiungere le grotte di quest'area. In quest'area abbiamo messo la nostra pietra del legame sotto questa sorgente d'acqua che ha purificato ulteriormente la pietra, permettendoci di migliorarla e ottenere mostri più potenti e più rari. Inoltre, mentre stavamo per tornare indietro, abbiamo affrontato un Nargacuga, anch'esso corrotto da quella nebbia oscura che abbiamo visto durante l'attacco al villaggio. Ora, piccola cosa, prima di entrare in gioco. Ho perso un'intera registrazione di un'oretta circa e ho dovuto quindi ricominciare il gioco. Infatti, come vedete, il tempo qua è di 25 minuti in cui ho rifatto tutto ciò che abbiamo fatto alla lettera, a parte appunto parlare con gli NPC, perché non cambiava nulla. E adesso quindi so cosa faremo in questo episodio. Forse riusciremo ad avere un pacing migliore, ma dal prossimo tornerò ad essere blind. E quindi, senza altre chiacchiere, andiamo! Il giorno seguente. Ah, young rider, you are so bold. Danger's no more, it's all down to you. The village is safe, that much is true. I accept my thanks for all you've done. The risk you took, the battle you won. And so to you, this notice I give. From this day forth, as a rider you live. Now nurture well this monster egg. Grow big and strong. Go on, break a leg. But a monster's life from nature's view is what sustains us, me and you. Have you walked among the rolling hills and stopped to sniff the daffodils? Industrious bugs of every sort are to these flowers by duty brought. The nectar that they gather there is then with others quickly shared. Upon these creatures we rely. Our need of them we can't deny. Flowers, bugs, and other creatures. Remember well what this will teach us. Within this cycle we have our place, and must accept it with all due grace. And for every life show gratitude. This is the proper attitude. That's why to you I must implore, never forget, love and more. Wait, love and more? They mean the same thing. Son of a baggy. I think I know why Dan hates poetry now. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Now off to Dan you must go. He has prepared all that you need to be a rider in name and deed. So give it your best and do us proud. With kinship, with monsties you're endowed. Ah! Oh oh oh! Ascoltami un po'. Alla mercante al fabbro parlato, di cui la bontà dei servizi hai appurato. Ora va e cerca di loro. Vedrai di cosa son capaci costoro. Beh, andiamo. Ho deciso che d'ora in poi non parlerò più con tutti gli NPC, perché veramente ci fa consumare metà episodio a volta. Parlerò con quelli più rilevanti, parlerò con quelli che hanno le nuvolette, anche perché soprattutto da questo episodio inizieremo ad avere le quest secondarie, quindi ci limiteremo a quelli. Guarda che è diventato un rider, bravo! Cercami se ti serve equipaggiamento. Cos'è il fabbro? Visita il fabbro per comprare e vendere equipaggiamento, usa materiali e zenni per potenziare il tuo equipaggiamento o creare nuovi oggetti. Compra-vendi.
Seleziona compra per acquistare equipaggiamento o vendi per vendere vecchi oggetti o l'equipaggiamento. Seleziona un elemento dell'equipaggiamento per vedere nelle statistiche. Le statistiche superiori a ciò che hai equipaggiato sono in blu, quelle inferiori in rosso. Potenziare l'equipaggiamento. Migliora l'equipaggiamento utilizzando specifici materiali. Alcuni tipi di equipaggiamento costano più zenni e sono potenziabili con 2 diversi tipi di materiali. Quando potenzi. Migliorare l'equipaggiamento ne incrementerà le statistiche. Se potenzi lo stesso oggetto molteplici volte, potrebbe trasformarsi in qualcosa di nuovo. Bene. Compra. Compra armi. Io so cosa voglio. Voglio questo. Questo ci aiuterà veramente un sacco in più. Ha più produzione, quindi meno danno subito. Un crit rate maggiore, quindi possiamo fare danno critico più spesso. Quindi lo equipaggiamo. Andiamo in vendi. Vendi oggetti. No, dov'è? Eccola. Prendiamo queste. Ho scoperto cosa fa il binocolo, che l'altra volta ho chiesto a che cosa mi serve un binocolo. Bene, ora lo so. Oh, ok. Buono, sto vedendo molti oggetti che potrebbero tornarci utili in futuro. Ok. Io devo smettere di dire ok. Va bene? Quindi la prossima volta che lo dirò bestemmio probabilmente. Voglio riuscire a non dirlo così tanto spesso. Ho notato che rovina un po' il pacing dei discorsi. Iniziare sempre con ok, oppure finirli con ok, insomma, non è così tanto bello. E ricorda, puoi anche potenziare il tuo equipaggiamento invece di fare acquisti. Lo so, ma noi abbiamo fatto un po' di acquisti per migliorare le nostre statistiche adesso. La mercante ci venderà oggetti che possiamo trovare anche, quindi per il momento lasciamola lì dov'è. Oh, hey! I heard you chased off a Nargacuga. Keeping yourself busy, I see. I can still only see you as a crybaby. But now you're a rider and saving the village to boot. That's amazing! Congratulations! I'm so happy for you! Oh, I'm in charge of cooking today, so I'll make you something special. And for Sir Fluffykins over there. Sir Fluffykins? What? You don't like it? How about Special Agent Mittens? I'm a right and proper navigator, and my name is Naviru. Special Agent Nabiru? Sir Nabikins? Nabby? That one's nice and short. It's Naviru. Oh, okay. I'm Lilia. Nice to meet you, Nabiru. Oh, by the way, some villagers have requests for you. You can view details at the quest board. Check it out later, okay? Missioni secondarie. Seleziona missioni secondarie nel menu campo per vedere le richieste che hai accettato. Completandole potrai guadagnare oggetti, esperienza e zenni. Tipi di missioni secondarie 1. Accetta missioni secondarie dalla bacheca delle missioni presso il fabbro o da vari personaggi. Vedi quali missioni secondarie hai accettato nel menu campo. Personaggi con fumetti blu sopra la testa offrono missioni secondarie. Un fumetto bianco indica che devi parlare con loro per portare a termine la missione. Le missioni secondarie accettate possono essere abbandonate dal menu campo o dalla bacheca delle missioni. Devi però essere in una città per poterlo fare. Quando completi le missioni secondarie trovate nella bacheca delle missioni presso il fabbro, possono essere accettate e completate nuovamente. Puoi abbandonare le missioni secondarie ricevute da personaggi solo dal menu campo. Potrai accettarle nuovamente, ma se le completi non potrai ripeterle. Alcune missioni secondarie causeranno la comparsa di un indicatore di meta sulla mappa, quando entri nel luogo menzionato nella descrizione. Visualizzare l'indicatore di meta. Puoi attivare gli indicatori delle missioni secondarie selezionando missioni secondarie dal menu campo, evidenziando le missioni e premendo quadrato. Ora puoi accettare le missioni secondarie di difficoltà 1. E come possiamo vedere dalla mappa, ne abbiamo qualcuna già da prendere. Andiamo. Quelle uova di mostri colorate sono proprio misteriose, non trovi? Sono sinceramente preoccupato di non avere abbastanza uova.
Per favore, mi faresti vedere un uovo erbivoro? Non potrò rilassarmi fino a quando non lo farai. Come premio ci dà una abilità per la spada. Se mi porti un uovo, ti darò questo papiro dell'abilità spada difesa. Andiamo dall'altro. I nostri rider hanno avvistato un Velocidron dalla forza anomala durante le loro pattuglie. L'abbiamo soprannominato la Struttura Pace. Per adesso ci stiamo limitando a osservarlo. Ma cosa succederebbe se decidesse improvvisamente di attaccare? Credo che dovremmo fermarlo. Presto! È bello sapere che sei dei nostri. Insetti amari, estratto, medicina, dono. Vuoi accettare questa missione? Consegna 2 insetti amari. Gli sciami, premi X. Molte di queste missioni ci condurranno a tutorial di azioni che possiamo fare nel mondo esterno, quindi adesso li vedremo. Questo ci spiega che possiamo vedere le informazioni delle carte rider degli altri giocatori. Accidenti amico, la mamma mi ha chiesto di pescare del pesce sushi, ma ho la canna da pesca rotta. Rider, mi devi aiutare o sarò proprio nei guai. Pesca premendo X vicino all'acqua dove vedi dei pesci. Consegna 3 pesci sushi. Ehi, grazie, non diciamo niente di questa storia a mia madre, d'accordo? Va bene, eviteremo di dire qualcosa a qualcuno. Parliamo con il Puggy. Oink oink. Puggy. I Puggy vagano sperduti per il mondo. Se parli con uno di loro, ti seguirà fino in città. Trova tanti Puggy e si dice che succederà qualcosa di buono. Enciclopugia. Parla ad un Puggy in città per vedere quali di loro hai trovato e per selezionare il tuo preferito. Di solito il tuo Puggy preferito sosterrà vicino alle scuderie. Ricompense Puggy. Riceverai oggetti in premio dopo aver trovato un certo numero di Puggy. Consulta la lista premi per vedere quanti Puggy servono per sbloccare quali oggetti. E qui appunto possiamo vedere quelli che abbiamo trovato la volta scorsa. La lista premi consiste in abiti, amuleti. Carino. Ok. Lo faremo, li prenderemo. Oink oink qua. Cheval, con lui dobbiamo parlare per forza, insomma, non possiamo lasciarlo qua. Hey there. I mostri contagiati dal flagello sono soltanto nemici da sterminare. Quindi l'hanno chiamato flagello, il problema che affligge i mostri con quell'aura oscura, come con quel Nargacuga. Direi che possiamo prendere l'ultima missione che si trova lì, andare alla bacheca e poi parlare con Dan. Ho bisogno di ferro per riparare i miei articoli in metallo, ma il mio piccone è rotto. Ottieni minerali avvicinandoti ai cristalli e premendo X. Haha, mi chiedo se un passante gentile andrebbe a cercare del ferro per me. Oh 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 oh. Consegna 3 unità di ferro, missione accettata. Vedo che è un piccone tutto tuo pronto all'azione. Sono proprio contenta per te. In cambio ti darò questo papiro dell'abilità per spadone che usava spesso mio marito. Volentieri, vi accettiamo molto volentieri. Bene. Oh, adesso c'è la nuvoletta su di lei. Parliamoci se c'è. Non hai trovato abbastanza cose là fuori? Puoi comprare altri oggetti qui. Cos'è il mercato? Visita il mercato per acquistare e vendere oggetti. Ogni mercato ha prodotti diversi, quindi non scordarti di visitarli quando giungi in una nuova città. Seleziona compra per acquistare oggetti. Puoi comprare contemporaneamente più oggetti dello stesso tipo. Seleziona vendi per vendere oggetti o equipaggiamento. Puoi vendere contemporaneamente più oggetti dello stesso tipo. Puoi usare amuleti all'altare delle preghiere per ottenere sconti durante l'acquisto di oggetti e per venderli ai prezzi più elevati. E come possiamo vedere sono oggetti che abbiamo visto nello scorso episodio. Eccezione fatta
sperlacote, che invece non abbiamo ancora trovato. Di cui ne prenderei un paio, se devo essere sincero. Quindi abbiamo fatto bene in realtà a passare. Fa attenzione ragazzo, e torna presto. Tornerò di sicuro, se mi serviranno altri oggetti. Dan. Good job, kid. You did awesome. Didn't think we'd bump into a Nargacuga, though. But hey, you made it through the trials. I'm calling that a win. I knew you could do it, kiddo. Now, the next thing on our to-do list. Gotta show you the stables. And here it is. You look after your monsties here. And you can hatch eggs you found. That way you can get more monsties. Although it's not that easy to get eggs. First, you have to find a monster den. But your first one's on me. I woke up super early and found a likely spot. Check out your map. It'll show you where to go. It's not exactly close, though. Oh, hey, try riding your monstie there. Tutte le uova in un paniere. Hai superato le prove per diventare rider. Ora comincia il vero addestramento. Dan ti ha affidato il primo incarico. Trovare un nuovo dimostro e riportarlo nel villaggio. Facendo schiudere un uovo, garantisce un nuovo Monsti. Vai alle colline di Pondri con il tuo Monsti. La missione principale è stata aggiornata. Ah, prima di andare, perché non offre una preghiera all'altare delle preghiere? Chissà, potrebbe succederti qualcosa di bello. Proviamolo subito allora. Altare delle preghiere. L'altare delle preghiere è una reliquia presente in molte città. Puoi offrire oggetti o preghiere per dar vita a piccoli miracoli che ti aiuteranno nelle tue avventure. Offre amuleti. Usa gli amuleti per attivare vari effetti come migliorare le statistiche in battaglia o cambiare i prezzi nei negozi. Ogni amuleto ha un effetto. Scopri il più adatto per te. Offre preghiere per incrementare per un breve periodo l'attacco e l'esperienza che guadagni in battaglia. Gli effetti durano più a lungo se offri più zenni. Se l'altare delle preghiere è già attivo, offrire gli oggetti e preghiere prolungherà il tempo di un effetto o lo sostituirà qualora fosse diverso. Prega, e in questo momento possiamo limitarci a pregare. Hai offerto una preghiera. E non abbiamo infatti ottenuto nulla. Con le altre opzioni possiamo ottenere bonus all'esperienza anche. Quindi, bacheca. Visita la bacheca delle missioni per accettare missioni secondarie. Completandole puoi guadagnare zenni, ricevere oggetti e aiutare la gente del luogo. Accettare missioni secondarie. Accedi alle stesse missioni secondarie da qualsiasi bacheca. Con l'aumentare del livello della pietra del legame potrai avere ricompense migliori da missioni secondarie più difficili. Completare missioni secondarie. Una volta completata una missione secondaria, recati presso una qualsiasi bacheca delle missioni per ricevere le relative ricompense ed esperienza. Missioni secondarie speciali. Disponibile dalla bacheca delle missioni, puoi scaricare nuove missioni con ricompense speciali. Per il momento le lasceremo da parte le missioni secondarie speciali. Andiamo per quelle normali. Scaccia un Ermitau, un mostro che non abbiamo ancora incontrato. La minaccia blu. Uccidi 7 veloci prey. Panico rotolante, uccidi 5 contro gialli. Il guastafeste, uccidi un Velocidrome. Caccia alla medicina, consegna 3 foglie di aloe. Voglia di pittura, consegna 3 bacche pittura. In cerca di ossa, consegna i materiali ossei. Bene, adesso siamo pronti ufficialmente ad andare. Andiamo! Cavalchiamo! Premi quadrato quando si accanto al tuo Monsti per salirgli in groppa. Cavalcare i Monsti. Puoi montare sul tuo Monsti standogli accanto e premendo quadrato. Smonta premendo di nuovo quadrato. Richiamare i Monsti. Se non sei vicino al tuo Monsti, premi quadrato per richiamarlo. Fischia mentre corri per montarlo subito al suo arrivo. Tipo, se io vado qua e faccio così, non si è visto, ma mi ha caricato lui stesso e siamo riusciti a cavalcare. Colline di Pondri, Di nuovo, a sto giro abbiamo
totale libertà su dove andare, quindi io direi che possiamo prenderla un po' più con calma, esplorare e fare le missioni secondarie. Innanzitutto possiamo usare l'abilità del nostro compagno per saltare qua. Ce lo spiegheranno in un tutorial dopo, ma noi lo sfrutteremo subito per andare a prendere un Puggy. Bellino lui. Hai salvato un Puggy smarrito. Yay! Potevo saltare di sotto? Sì. Qua abbiamo un po' di Aptonaut. E direi prima di tutto di andare dalla quest principale. E poi ci metteremo ad esplorare tutto ciò che si trova qua. Il motivo è che voglio tagliare la parte in cui affronto cose già viste, come appunto può essere affrontare i Velociprey o i Conchu. Mentre invece, per esempio, i fight con l'Hermitaur, i fight con i Velocidrome li faremo. Cioè, li farò vedere. Pare ci sia una tana di mostro più avanti. Niente strada? Niente problemi. Sali sotto Velocidrome e usa cerchio per saltare quel divario. Azioni in sella. Eccolo il tutorial. Puoi usare alcune abilità speciali solo in sella a un mostro specifico. Hanno vari effetti, tra cui l'accesso a nuove aree. Ad esempio, Velocidrome ha l'abilità salto. Beh, direi di sfruttarla subito. Prendiamo un po' di oggetti. Sento un odore, qua dentro c'è un uovo. Il mio fiuto è infallibile. Dirigiti verso il fondo della caverna, socio. È là che troveremo il nido. Tane dei mostri. Se un mostro si ritira dalla battaglia, la sua tana appare nei dintorni. La sua posizione sarà mostrata sulla mappa e potrai cercarne le uova con facilità. Miele. Ok. Ho un buon presentimento riguardo a queste formazioni rocciose. Proviamo ad esaminarle. Magari troveremo minerali o cristalli utili. Minerali e cristalli possono potenziare il tuo equipaggiamento. Controlliamo. Estrazione. Premi X vicino alle rocce per estrarle dall'estrazione. Puoi ottenere minerali e cristalli, a volte talismani equipaggiabili. E ora? Tutorial sugli insetti. Socio, laggiù ci sono degli insetti. Proviamo a catturarli. Possono essere usati per preparare ogni sorta d'oggetto. Puoi persino mangiarli, se ci tieni. Cattura, premi X per catturare gli insetti quando ti volano accanto. Grillo argenteo. Dirigiamoci allora nella tana. Possiamo vedere che ci sono un po' di Aptonaut e dei Velocidrome, quindi abbiamo visto i loro moveset, quindi direi che li affronto e ci vediamo dall'altro lato di questa grotta. E dopo aver liberato l'area da tutti i mostri, anzi i mostri, io non avevo idea che potesse succedere una cosa del genere. Quei Velocidrome, perché alla fine erano, cioè Velociprey, che alla fine erano in 3 in quel fight, hanno attaccato un altro mostro. È incredibile! No, io non avrei mai detto che fosse possibile, quindi figata. Ok, siamo in quest'area molto molto carina da vedere. Ci sono anche materiali, quindi raccogliamone un po', magari riusciamo anche a fare qualche quest secondaria. Cosa abbiamo trovato? Oh, magnifico, vero? Grano dolce. Fungo blu. Vedo che ti piace raccogliere le cose, socio. Sì, però sono troppo veloci questi dialoghi, Erbe per 2.
Osso bruto. Ancora. Cristallo terra. Yahoo! Questo è Uovolandia, che sollievo! Cioè, voglio dire, l'ho sempre saputo, te l'avevo detto che sentivo un odore, no? Forza, diamo un'occhiata al nido. Ottenere le uova. Nell'area finale delle tanne di mostro troverai un uovo. Puoi trasportare un solo uovo, ma se non vuoi quello che trovi, cerca di nuovo nel nido e prendine un altro. Dopo aver raccolto uova, se riesci a portare un uovo fuori da una tanna di mostro, è tuo. Schiudilo nelle tue scuderie. Attenzione ai genitori. Quando raccogli un uovo, guardati le spalle mentre sei distratto. Un mostro adulto potrebbe far ritorno al nido e attaccarti. Quindi X e... dammelo, quest'uovo non ha alcun odore. È anche leggerissimo. Sgatello, via da qua. Allora, c'è un altro uovo simile che è più verdognolo con righe verdi, che è quello di Aptonaut. Mentre questo io non so che cosa sia, quindi prendo questo. L'Aptonaut lo possiamo trovare più facilmente in giro, quindi non è un problema. Dovrebbe essere sempre un erbivoro però. Sei pronto a partire? Parti.